Per fare delle fotografie, delle riprese all'interno di questa anticamera, appunto come se fosse stato nel suo studio, gli abbiamo detto di prendere questo pezzetto di marmo e di lavorarlo come se, in modo da poter fare le fotografie. Lui ha preso questo pezzo di marmo, ha cominciato a segnarlo, poi ha cominciato a lavorarci sopra. Non era più per le fotografie, non era più niente, non c'era più nessuno attorno a lui, c'era lui e il marmo. Il primo ricordo che ho è stato nella mia infanzia, quando mio padre dipingeva e io avevo 8 anni, dipingevo accanto a lui utilizzando i suoi colori ad olio, le carte, i cartoni. Questo è un ricordo molto piacevole della mia infanzia. Pablo Achugarri è uno scultore. È uno scultore uruguaiano, ma è una specie di eroe dei due mondi perché se n'è venuto in Europa da giovane, perché naturalmente l'Europa era il grande attrattore. Per il Sud America è più l'Europa che non gli Stati Uniti. Quando io avevo 12 anni in Uruguay, a scuola, si studiava l'Europa, quindi si studiava l'Italia, e a me è toccato parlare dell'Italia e quindi del marmo di Carrara, di Michelangelo, del lago di Como, e quindi oggi abito nel lago di Como e lavoro il marmo di Carrara tra gli altri materiali. Pablo ha cominciato a lavorare veramente e a pensare di essere scultore prima che pittore quando ha realizzato la sua prima grande opera, che è La Pietà. E lì significava cimentarsi con la materia che sarebbe stata poi la sua materia, che è il marmo. L'incontro con il marmo è stato indescrittibile, è stata un'emozione veramente molto forte. Nell'anno 79 mi recai a Carrara e realizzai la prima scultura in marmo. Quindi un'altra materia, un'altra luce, un altro sopporto, perché alla fine la scultura è il sopporto per la luce. Direi che la sua fortuna è venuta con questa specie di astrazione. Queste sculture che sono, come dire, come delle ascensioni verso l'alto, e quello è il suo marchio di fabbrica, no? La sua cifra. La mostra Palazzo Reale, di solito alle Sala delle Cariatidi, che è quella dove è stata fatta la mostra di Pablo, si fanno mostre di scultura. Pablo è appunto, non è un italiano ma è un italiano, e quindi non solo, per certi versi è anche un lombardo, e quindi siccome il Palazzo Reale ha intrapreso anche questa rivalutazione di tutto quello che è stato qui come arte contemporanea, ecco che era doveroso fare una mostra a Pablo Achugarri. Quando c'è stato questo invito, questa possibilità di fare la mostra a Palazzo Reale, alla Sala delle Cariatidi, è stata una grande emozione per me, perché era il posto, direi, più importante dell'Italia. Picasso in vita ha esposto il Guernica e altre opere appunto nella Sala delle Cariatidi, e quindi avere questa possibilità è stata una grande emozione, una grande sfida, diciamo. Quindi si cominciava in questa grande avventura che è stata questa mostra. La Sala delle Cariatidi è un posto difficile. Il bombardamento, la sala del ballo, le Cariatidi che sono bruciate, eccetera. Metterci dentro delle sculture è difficile perché le sculture devono reggere l'impatto con l'architettura. L'idea, per esempio, di mettere i basamenti all'altezza degli specchi, così l'opera esposta prendeva tutta questa profondità, e poi pensare alle opere che potevano funzionare con questo spazio. C'era il problema della portata, erano 600 kg a metro quadrato, quindi queste opere
sono create in rapporto veramente a questo spazio. Ci sono molti modi per guardare le opere di Pablo. Tu sai che ti evocano qualcosa, ma non pensi immediatamente alla cosa evocata. Cioè non sai esattamente che cosa evoca, sai che evoca qualche cosa. Ma insomma è questa venatura, è questa linfa che in qualche modo aspira alla luce. E quando è che aspira alla luce? Quando è che le cose aspirano alla luce? Quando vanno verso l'alto, non c'è niente da fare. E le sculture di Pablo vanno tutte verso l'alto. Io credo che Pablo incarni perfettamente il senso della modernità così come tutti lo intendono, cioè ti ricorda un albero, ti ricorda le vene, eccetera. E poi bisogna ricordare anche un'altra cosa, è una scultura, io credo, molto positiva, è una scultura che ispira speranza. L'ascensione, la felicità, la bellezza del materiale, ecco, tutto ti restituisce una serenità che ti rende felice e questo è un grandissimo risultato. Io credo che questa sia una delle cose inconsce per cui i collezionisti di Pablo lo amano tantissimo. Gli artisti non sono mai soddisfatti delle loro mostre, cioè adesso si fa la mostra a Palazzo Reale a Milano, domani la vorresti fare a Buckingham Palace, ecco, e dopodomani sulla Luna. Io gli auguro tutto questo, ma soprattutto gli auguro di non stancarsi di quello che fa. È un augurio facile perché so che è un augurio che si avvera, perché non si stanca di questo. Beh, la mostra a Palazzo Reale è stato un traguardo, però poi la vita non si ferma, quindi l'artista non si ferma e quindi l'idea è di vedere in lontananza nuove sfide, ma la sfida più importante è quella giornaliera con il messaggio, con l'opera che sta nascendo.